Benvenuti nel video dedicato al cinturino con elastico solo dietro. Passiamo al cinturino, la parte numero 5. Tolgo gli spilli dal cartamodello, tolgo il cartamodello, segno con una X il rovescio del tessuto. Essendo un tessuto molto leggero, vado ad applicare la telletta termoadesiva sulla parte del rovescio, su tutta la parte, tutta quanta, del cinturino. Applicata la telletta termoadesiva sul rovescio del tessuto, vado a misurare il margine di cucitura dal cartamodello e lo riporto su un lato lungo del mio cinturino, solo da una parte e sul dritto del tessuto. Quindi misuro e riporto tutto lungo il cinturino. Riportato il margine di cucitura sulla stoffa, uso il segno che ho appena fatto con il gesso per piegare all'interno, verso il rovescio, il margine, in questo modo. Blocco con spilli e poi con imbastitura. Così. Giro verso il rovescio tutto il margine di questo lato del cinturino. E imbastisco. Imbastito il margine del cinturino verso il rovescio, piego a metà e segno con il gesso la piega che si forma dove ho il margine ancora libero. Prendo il pantalone, questo è il davanti e questo è il dietro, questo è il centro dietro, la cucitura del cavallo. Prendo il cinturino con il margine non piegato, questo è ripiegato, il segno che ho appena effettuato con il gesso lo posiziono sulla cucitura del cavallo dietro e margine con margine, dritto contro dritto. Blocco in questo modo con gli spilli tutto attorno alla vita fino ad arrivare sul davanti. Bloccato il cinturino tutto attorno alla vita con gli spilli. Molto importante i margini che avanzano oltre il pantalone. Da questa parte, frontalmente a voi, se avete il davanti verso di voi, la parte sinistra deve sporgervi tutti questi centimetri, dalla tratteggiata fino al margine. Io ho fatto un segnetto con il gesso e ottengo proprio questi centimetri. Dalla parte destra sono questi centimetri meno 1 ed è qui, ho fatto un segnetto e sono arrivata perfettamente in questo punto. Ora misuro il margine di cucitura del cinturino e lo riporto con il gesso e il metro sul tessuto, tutto attorno alla circonferenza della vita, e poi eseguo una cucitura a macchina sopra esattamente al gesso. Si può sempre imbastire per aiutarsi. Un'altra cosa da prestare attenzione quando si applica il cinturino è la tasca interna. Io l'ho bloccata con degli spilli prima, la tasca e anche il rettangolino per la cerniera, che deve rimanere disteso così. Cucito il cinturino al pantalone, si taglia il margine e si lascia solamente 1 centimetro dalla cucitura, tutto quanto si taglia, e poi si stira in questo modo, tenendo il cinturino così disteso verso l'alto. Si stira questa cucitura qui, questo modo deve rimanere piatta, con i margini questi che devono rimanere verso il cinturino. Tagliato il margine all'interno del cinturino e stirato il cinturino in questo modo, si parte dal centro dietro dove c'è la cucitura del cavallo e si piega il cinturino verso l'interno. In questo modo la piega del cinturino si fa coincidere con la cucitura appena fatta. In questo modo si blocca con gli spilli tutto il cinturino fino alla cucitura del fianco, questa tutta quanta così con gli spilli fino alla cucitura del fianco, sia da una parte che dall'altra.
Bloccate con gli spilli il cinturino verso l'interno fin sul fianco, da una parte e anche dall'altra, si imbastisce qui a 4 mm dalla piega del cinturino e poi si esegue una cucitura a macchina. La cucitura a macchina però deve essere fatta sul dritto del pantalone, partendo rispetto a dove c'è la cucitura del fianco 1 centimetro prima. Si esegue la cucitura a 3 mm dalla precedente, questa, quella che tiene assieme il cinturino al pantalone, tutta la cucitura fino ad arrivare all'altro fianco, si oltrepassa il fianco per 1 centimetro. Questa è l'imbastitura del cinturino da fianco a fianco. Questa è dalla parte del dritto e questa è dalla parte dell'interno. Questa imbastitura. Ora vado a effettuare la cucitura sul dritto del tessuto, qui a 3 mm dalla cucitura che tiene assieme il cinturino al pantalone. Ecco qui la cucitura a macchina. E questo è il risultato all'interno. Cucitura fatta a 2-3 mm. E questo è quello che si vede sul dritto. Ora vado a togliere questa imbastitura che mi teneva fermo il cinturino qui sul dietro, da fianco a fianco. Per avere alla fine, quando ho completato il cinturino, un lavoro pulito, che si veda la continuazione della cucitura senza saldature, la partenza e l'arrivo non ho saldato con la macchina da cucire. Porto sul rovescio il filo. Non avendolo saldato, basta tirare il filo interno. Eccolo qui. Prendo i due fili assieme, li metto in un ago, li infilo dentro al lago e do 2 puntini di saldatura all'interno, sia da una parte che dall'altra. Prendo l'elastico per avere una misura di partenza e lo appoggio da dove ho fatto la cucitura, dove arriva la cucitura, e taglio. Questa è solo la partenza, perché poi l'elastico sarà inferiore a questa misura. Prendo una spilla da baglia, inserisco l'elastico così, poi dall'apertura qui del cinturino inserisco la spilla da baglia e porto all'interno del cinturino l'elastico fino ad arrivare qui all'altra apertura. Arrivata all'apertura, fate attenzione che l'elastico non scappi completamente dentro da questa parte. Tiro l'elastico finché qui alla partenza l'elastico non mi rimanga 1 o 2 centimetri prima della cucitura del fianco. L'elastico è qui così. Tiro ancora un pochino, ok? L'elastico si trova qui. Ora, per bloccare l'elastico vado ad effettuare una cucitura sul cinturino in verticale nella stessa direzione della cucitura del fianco. È un proseguimento, quindi parto da qui e arrivo fino qui in alto. Ho utilizzato, invece che il punto dritto standard, la cucitura col punto elastico, quella specie di punto dritto un po' inclinato. Poi, come ho fatto prima, prendo i fili, li porto sul rovescio e do 2 puntini di saldatura. Quando ho bloccato il cinturino da questa, scusatemi, l'elastico da questa parte, bisogna provare i pantaloni e tirare l'elastico, tenderlo finché ve le sentite bene addosso, perché dipende molto dall'elasticità dell'elastico e anche da come voi volete sentirveli addosso.
Quando avete tirato l'elastico alla tensione che desiderate, non dovete fare altro che bloccarlo sull'altro fianco con la stessa cucitura che avete fatto precedentemente, e se avete tanto elastico che vi sporge, lo tagliate fino a lasciare 1 centimetro dalla cucitura. Dopo aver bloccato l'elastico sui fianchi, vado a rifinire i lati corti del rettangolo del mio cinturino, quindi questi. La parte che sta frontalmente a me a sinistra, quindi questa, la rifinisco in questo modo. Ho i margini girati verso il rovescio, entrambi. Piego il cinturino dritto contro dritto, in questo modo. Bisogna fare attenzione che le due pieghe rimangano perfettamente allineate. È meglio imbastirle, dargli 2 punti. Io blocco con uno spillo, poi misuro dal pantalone, quindi da questa piega, misuro verso l'esterno del cinturino 2,5 cm, perché sono i centimetri che voglio che sporga il cinturino, quindi 2,5 cm. Traccio per bene una linea perpendicolare con il gesso e vado a effettuare una cucitura a macchina, questo sul lato sinistro. Sul mio lato destro faccio la stessa cosa, perciò piego il cinturino dritto contro dritto, avendo i margini anche in questo caso piegati verso il rovescio, ma la cucitura in questo caso, sempre bisogna prestare attenzione che rimangano allineate le pieghe. La cucitura a macchina la eseguo sul rovescio del tessuto, così vedo bene dove si trova la cerniera, perché viene effettuata a 2 mm verso l'esterno e sempre in verticale, una cucitura dritta. Mi raccomando, deve essere rispetto alla cerniera 2 mm verso la fine del cinturino, qui dritta. Dopo aver fatto la cucitura in entrambi i lati del cinturino, si taglia il tessuto e si lascia 1/2 centimetro dalla cucitura, e l'angolino in cima si taglia un po' in diagonale. Si gira il cinturino sul dritto, così, facendo attenzione agli angolini di farli uscire per bene, e poi si accosta la piega del cinturino sulla cucitura, quella fatta precedentemente, che teneva assieme il cinturino al pantalone, come abbiamo fatto per il centro dietro, uguale, identica. Si appoggia, si accosta la piega alla cucitura, si blocca con gli spilli e poi con un'imbastitura, prestando attenzione alla parte del cinturino che sporge, che le due pieghe, queste due, rimangano sempre allineate e i margini di cucitura che abbiamo tagliato, lasciato mezzo centimetro, devono rimanere all'interno, non devono fuoriuscire. Prima si blocca con gli spilli, poi con l'imbastitura e poi con la cucitura a macchina. La cucitura a macchina, come abbiamo fatto per il cinturino, bisogna effettuarla sul dritto del tessuto, partendo dove eravamo arrivate con quella precedente, con questa. Quindi si parte qua senza saldare, ma lasciando i fili lunghi, perché poi si riportano dentro con l'ago, in modo da vedere una cucitura unica. Primo step, bloccato con spilli. Secondo passaggio, bloccato con imbastitura. Cucitura eseguita. Partenza, si vede la continuazione con la cucitura precedente. Adesso prendo l'ago, infilo questo filo, lo porto sul rovescio e faccio 2 puntini di saldatura, e anche questo filo qua, la stessa cosa, lo saldo dalla parte del rovescio. Da questa parte verrà fatta l'asola e qui verrà applicato il bottone. Asola e bottone. Asola eseguita. La partenza dell'asola rispetto al margine del cinturino è 1,5 centimetri verso l'interno. Il bottone ha un diametro di 2 centimetri. Per applicare il bottone nella posizione corretta, chiudo la cerniera, accosto il cinturino e con lo spillo lo inserisco all'inizio dell'asola, in questo modo. Qui
dove va a infilarsi il lago è la partenza per applicare il bottone. Bottone applicato. Spero di esservi stata utile. Ai prossimi video. Ciao ciao!